Wow. Oh! Questo è Iron Lung. Quello che stiamo vedendo a schermo non è il classico gioco horror AAA fatto da un'azienda milionaria. No. È un gioco indie, fatto da una sola persona e che dura solo qualche oretta, prima di concludersi in maniera violenta e spaventosa. What is it? Tuttavia, con solo la sua atmosfera e la sua ambientazione unica, Iron Lung divenne per moltissimo tempo uno dei titoli più venduti su Steam. Giocato da innumerevoli streamer e spolpato nel dettaglio dai creator, questo piccolo gioiellino divenne un titolo virale. Però questi video, queste stream, questi articoli non parlano oppure parlano in maniera molto generica di un elemento molto importante per il videogioco: l'autore. David Zimansky, questo è il nome dello sviluppatore fuori di testa che ha creato Iron Lung. Conosciuto principalmente per il suo stile di narrazione incredibilmente macabro e pregno di dark humor, David Zimansky è a oggi uno degli sviluppatori indie più interessanti della scena. In Italia, come in molte altre parti del mondo, questo sviluppatore è famoso solo per Iron Lung, ma il suo contributo all'industria videoludica non è solo quello. Oh no, c'è ben altro. Iron Lung è solo la punta dell'iceberg di orrore creato da questo sviluppatore così affascinante. E se vi dicessi che Iron Lung non è l'unico videogioco creato da David Zimansky? E se vi dicessi che molto probabilmente voi conoscete almeno uno dei suoi precedenti titoli? E se vi dicessi che prima di Iron Lung ci fu molto altro? Ad esempio, un titolo che con il suo gameplay e la sua atmosfera horror Lovecraftiana fu uno dei diretti responsabili della rinascita di un intero genere videoludico. Oppure un titolo che ancora prima dell'uscita di Iron Lung fu il diretto responsabile di innumerevoli notti insonni inflitte a migliaia di poveri streamer ingenui. Vi è incuriosito, vero? Bene, mettetevi comodi, stiamo per fare una panoramica del mondo di uno degli sviluppatori indie più interessanti e fuori di testa degli ultimi tempi. Questo è David Zimansky. Questo invece è Fingerbones. Pubblicato su Steam in maniera completamente gratuita il 20 marzo del 2014, Fingerbones è un videogioco horror narrativo in prima persona sviluppato interamente in Unity, nonché il primo videogioco di David. Non c'è molto da dire sulla prima opera di Zimansky. Il gioco, dalla durata veramente ridotta, dura solo 30 minuti, è ambientato all'interno di un angosciante bunker. Non si sa di preciso cosa ci sia al di fuori del bunker, ma qualunque cosa sia non è positiva. Fuori dalle sicure mura della struttura si nasconde ciò che sembra essere la fine del mondo. Il nostro protagonista è un individuo senza nome. Tutto ciò che sappiamo su di lui è che ha una moglie e una figlia. Lo scopo del gioco sarà quello di esplorare il bunker, interagire con degli oggetti, risolvere puzzle e leggere delle lettere che narrano la vita, presente e passata, del nostro protagonista. Tuttavia, lettera dopo lettera, scopriremo sempre più dettagli macabri sia su noi stessi che sulla nostra famiglia. Il titolo, nonostante sia molto scarno a livello grafico, ha un'atmosfera horror di tutto rispetto, grazie soprattutto all'illuminazione e ai suoni ambientali, che contribuiscono a creare una sensazione di perenne disagio. Il bunker, nonostante serva a tenerci al sicuro dalla fine del mondo, fa uscire fuori il nostro lato peggiore, che scopriremo solo alla fine di questo breve ma intenso viaggio all'interno di Fingerbones. Il gioco, complice anche il fatto che sia gratuito, venne ricevuto in maniera abbastanza positiva da pubblico e critica, che apprezzarono l'ottima atmosfera e la storia inquietante. Al suo primo gioco, David Zimansky mostra già al mondo di possedere un dono che si amplierà gioco dopo gioco, fino ad esplodere in un'enorme e oscura energia creativa. Dopo l'uscita di Fingerbones, lo sviluppatore si rimboccò subito le maniche e in meno di 6 mesi fece uscire un nuovo titolo. Sempre un videogioco horror narrativo, sempre su Unity e sempre in prima persona. Il 28 ottobre del 2014 venne infatti pubblicato The Moonslever.
Sviluppato interamente in Unity e con un'estetica retro, questo titolo molto sperimentale ci porta in una piccola e inquietante isola con un'atmosfera vuota e surreale, molto simile per estetica a un film di John Carpenter. La trama del gioco non viene narrata a noi videogiocatori in maniera classica, assolutamente no. Anzi, lo scopo del gioco sarà proprio quello di scoprire la malinconica storia di Demon Slayer. Il titolo infatti ci dà la possibilità di esplorare l'isola nella sua interezza. Ogni oggetto e ogni edificio all'interno di essa ha un box di dialogo che apparirà e scomparirà in base alla nostra vicinanza ad esso. Il gioco in questo modo rivela il suo gameplay, un walking simulator pieno di misteri dove dovremmo esplorare, raccogliere quante più informazioni possibili, farci delle domande, trovare delle risposte e esplorare la parte più oscura dell'isola e ricostruire, attraverso pezzi di trama distorti e intrecciati, la triste storia del titolo. Un racconto pieno di sensi di colpa, solitudine e fede religiosa, narrato in maniera poetica e malinconica. I suoni, la musica, l'atmosfera e un angosciante senso di solitudine ci tormentano per tutta la durata del gioco, dandoci un'esperienza molto, molto particolare. Anche Demon Slayer venne ricevuto in maniera positiva dal pubblico. Ciò diede a David la spinta di sperimentare ancora di più, sia con l'engine che stava utilizzando, Unity, sia con delle nuove tecniche narrative. Il 6 maggio del 2015, quasi a un anno di uscita da Demon Slayer, David pubblica un titolo un po' particolare. Anche questo horror, anche questo in prima persona, ma con un'estetica e una storia incredibili. The Music Machine. Da molti considerato il gemello di Demon Slayer, The Music Machine è un titolo unico nel suo genere. Un walking simulator horror con una storia contorta e una grafica monocromatica affascinante. La trama del gioco segue le vicende di Haley, un'adolescente di 13 anni che vive tormentata dal fantasma del suo amico Quentin. Senza fare troppi spoiler, lo spirito del ragazzo si diverte, tra virgolette, a possedere il corpo di Haley, allo scopo di trovare un modo creativo e soddisfacente per ucciderla. Se questa premessa di per sé sembra assurda, i due protagonisti si ritroveranno presto in un'inquietante avventura molto più grande di loro. Il desiderio contorto di Quentin condurrà entrambi in un'isola abbandonata, dove sono da poco stati compiuti una serie di misteriosi omicidi. Con un'atmosfera malinconica e sopra le righe e una narrativa opprimente, The Music Machine conquista il giocatore con il suo carisma e lo costringe ad entrare nel vivo della storia. Dopo l'uscita di The Music Machine, David si prese qualche mese per riflettere e curare il suo nuovo progetto. Esso, a differenza degli altri titoli horror che abbiamo visto in precedenza, è un titolo molto più profondo, meno incentrato sul terrore e più sulle emozioni, sui traumi e sulla coscienza umana. Il 27 ottobre del 2015 lo sviluppatore pubblica e rilascia A Wolf in Autumn. A Wolf in Autumn è un titolo molto atipico. Esso è un horror psicologico e surreale con una visuale in prima persona che segue la storia di una giovane ragazza che, dopo essere riuscita a fuggire da un capannone chiuso a chiave, affronterà un angosciante viaggio introspettivo che la porterà prima a disezionare le sue perversioni e le sue convinzioni e dopo a mettere in discussione la figura della madre, un modello genitoriale negativo e asfissiante che tuttavia le sarà essenziale per la riuscita del suo travaglio interiore. Attraverso una particolare grafica ipersaturata, l'uso di situazioni surreali atte a marcare ancora di più la psiche distrutta della protagonista, un sogno quasi infinito, mutilazioni, droghe, abusi genitoriali e lupi, A Wolf in Autumn ci porta in un viaggio orribile alla ricerca di noi stessi, nella maniera più distruttiva e angosciante possibile. Dopo l'uscita di A Wolf in Autumn, David Zimasky smise di pubblicare videogiochi per qualche anno. I videogiochi horror di David, nonostante fossero principalmente di nicchia, godevano di un'ottima fanbase, che aspettava con dedizione l'opera successiva dello sviluppatore. Tuttavia, il successivo titolo di David non fu un horror, o meglio, non proprio. Fu più che altro una follia, un piccolo grande tributo dedicato a un genere videoludico che David ha sempre amato: gli old school shooters. I live again.
Prima di diventare sviluppatore, David era ovviamente un videogiocatore. Da giovane, Szymanski possedeva un PC, una macchina che, stando alle sue parole, era incredibilmente low-end. A causa di questo, la scelta di videogiochi che egli poteva provare all'interno del proprio computer era incredibilmente bassa. La limitazione dell'hardware, tuttavia, gli permise di giocare e recuperare i vecchi titoli usciti negli anni 90, principalmente old school shooters. Doom, Quake, Duke Nukem, Shadow Warrior, Half-Life, questi erano i titoli che negli anni 90 conquistavano il mercato videoludico americano. E David li giocò tutti, quasi tutti, e si innamorò di tutto ciò che questi titoli iperviolenti avevano da offrire. Un'enorme libertà di movimento, armi divertenti da utilizzare, nemici spaventosi, mappe stratificate e un senso di progressione alla Doom conquistarono il giovane Szymanski, che decise quindi di diventare uno sviluppatore. Dopo aver sviluppato i 4 titoli horror da noi visti in precedenza, David iniziò a lavorare seriamente al videogioco dei suoi sogni. Nel periodo che va dal 2015 al 2018, lo sviluppatore iniziò a condividere numerosi post e immagini sul suo Twitter, una specie di piccolo devlog dove venivano mostrati i progressi fatti nella creazione del gioco. Da un semplice modello low poly di un fucile attaccato alla telecamera di Unity a un vero e proprio set di livelli completo, David impiegò ben 3 anni di sviluppo per creare il titolo dei suoi sogni. Un titolo divertente, spaventoso, violento e caotico. Un titolo che, all'insaputa dello sviluppatore, sarebbe stato, come diceva anche a inizio video, un enorme terremoto che avrebbe risvegliato la dormiente comunità indie dedicata agli old school shooters, e che avrebbe poi ottenuto un enorme successo anche nel mainstream. Dusk. You finally arrived. Dusk è un videogioco spettacolare per gli amanti del genere, una gemma che è riuscita in pochissimo tempo a guadagnarsi il suo seguito, dando linfa vitale al genere degli old school shooters, che da quel momento in poi verranno scherzosamente chiamati con il nomignolo boomer shooters. Ispirato da film horror slasher come l'originale Evil Dead di Sam Raimi, The Texas Chainsaw Massacre di Tobe Hooper e numerosi videogiochi boomer shooter come Redneck Rampage, Quake, Blood, Doom e Stalker, David creò e pubblicò Dusk attraverso il publisher New Blood Interactive. E lì avvenne il miracolo. Quel titolo, quella stupenda lettera d'amore dedicata a un genere come gli old school shooters, sparava bellezza e genuinità da ogni poro. Nel titolo noi siamo il Dusk Dude, un cacciatore di tesori che si ritrova nella inquietante cittadina di Dusk, così per sbaglio. Il cercatore d'oro viene immediatamente avvistato da un culto di fanatici che ha intenzione di risvegliare un'antica e potentissima divinità attraverso degli esperimenti orribili. Il protagonista viene quindi infilzato da dei ganci da macello e abbandonato lì a morire. Tuttavia, noi non possiamo morire, no. Noi siamo troppo figli per morire. Dopotutto questo è un boomer shooter. E noi siamo il Dusk Dude. Dopo esserci liberati dai ganci, inizieremo a fare strage di cultisti e a farci strada con forza all'interno della città. Lì faremo la conoscenza di Jacob, il capo dei cultisti. Egli non sembra molto felice della nostra presenza e tenterà in ogni modo di farci fuori. Ormai noi siamo dentro questa sporca faccenda fino alle caviglie, e sarà un nostro compito quello di fermare i folli piani di Jacob e del suo culto con iperviolenza e movimenti superfluidi alla Quake. Oltre alla mostruosa libertà di movimento, avremo a disposizione un enorme arsenale di armi che potremmo utilizzare per eliminare i nostri nemici nella maniera più violenta e spettacolare possibile. L'atmosfera poi è la ciliegina sulla torta di Dusk. Prendete tutte le ambientazioni horror che abbiamo visto nei precedenti titoli di David e elevatele all'ennesima potenza. L'atmosfera horror di Dusk, ispirata come dicevo prima dai film horror slasher, si fa sentire tutta la sua gloriosa potenza, da inquietanti zone rurali, a mastodontiche strutture industriali, a castelli medievali, fino ad arrivare a antichissimi mondi primordiali. Tutti rigorosamente in gloriosa grafica low poly. Nonostante Dusk non sia un gioco horror, non mancano i momenti spaventosi, che ci terranno con il fiato sospeso e ci faranno amare ancora di più questo titolo incredibile. L'ultima cosa che conclude in maniera perfetta il cerchio è il boss finale di Dusk. Non vi farò spoiler, ma vi dico solo che se siete appassionati della narrativa weird di Lovecraft e di un certo videogioco sparatutto fatto in build engine pubblicato alla fine degli anni 90, beh, sapete già chi, o meglio cosa,
vi aspetterà alla fine della vostra esperienza su Dusk. Who did you expect at the end of all of this? God? The devil, perhaps? No. It's just me. Dopo l'uscita di Dusk, David si cimentò, insieme ad altri sviluppatori, nell'ardua impresa di creare un videogioco horror per una semplice raccolta di videogiochi che verrà poi riconosciuta come la Dread X Collection. La Dread X Collection è una raccolta pubblicata dall'editore Dread XP che consiste in piccole esperienze horror, tutte create da sviluppatori indie. David diede il suo contributo creando The Pony Factory. The Pony Factory è un FPS horror della durata di soli 30 minuti, dall'estetica in bianco e nero, ispirata ai film degli anni 50 che prende delle creature dolci e innocenti come i pony e li rende delle bestie orribili assetati di sangue. Lo scopo del gioco sarà quello di farci strada attraverso un edificio buio e inospitale, usare qualsiasi fonte di luce possibile per orientarci e uccidere i pony, prima che siano loro ad uccidere noi. Il titolo venne molto apprezzato, ciò portò a una release standalone il 18 gennaio del 2024 su Steam. Il secondo contributo di David per la Dread X Collection fu Squirrel Stapler, creato per la Dread X Collection 2. Squirrel Stapler è un titolo molto particolare, uno sparatutto, anch'esso in prima persona, ambientato nel bel mezzo di un bosco sconosciuto. Sviluppato anch'esso in Unity e rilasciato inizialmente per la Dread X Collection 2, e successivamente come titolo standalone, il titolo è, penso, uno dei giochi più spaventosi mai creati da quel folle di David Zimansky. Il gioco nasce come parodia ai giochi educativi per bambini a basso costo. Spacciato infatti come un allegro simulatore di caccia, Squirrel Stapler ci porterà in una grottesca avventura costruita in maniera certosina appositamente per due scopi: farci andare nel panico e traumatizzarci. In questo titolo David tira fuori, attraverso un esagerato black humor e un horror al limite dell'assurdo, un racconto di follia e violenza incentrato sugli scoiattoli. Nel gioco, infatti, noi impersoneremo un cacciatore che vive all'interno di una cascina abbandonata in mezzo a un bosco. Già dall'inizio del titolo capiamo la direzione della trama. Davanti a noi, infatti, vedremo un cadavere inchiodato al muro, senza pelle, testa, mani e piedi. Esso è il cadavere della moglie del protagonista, che lui ha implicitamente ucciso prima degli eventi del gioco. Il cadavere è orribile, in decomposizione e con delle mosche che girano intorno ad esso. Uno spettacolo tremendo per il protagonista. Egli vorrebbe rendere il cadavere della sua amata bellissimo, bellissimo come gli scoiattoli che abitano i boschi vicino alla sua cascina. Forse, coprendo il cadavere con la pelle degli scoiattoli, sua moglie tornerà a essere bella come prima. Ed è proprio questo lo scopo del gioco. Il titolo consiste nel vagare per i boschi e uccidere un determinato numero di scoiattoli, tornare a casa, spellarli e attaccarli a forza sul cadavere. Se questa premessa vi sembra fuori di testa e angosciante, state pure tranquilli, c'è dell'altro. Un messaggio posto fuori la cascina avvisa noi videogiocatori che Dio arriverà da noi entro 5 giorni. Avremmo quindi solo 5 giorni di tempo per rendere nostra moglie bellissima. Il titolo ci offre una mappa di modeste dimensioni da esplorare liberamente mentre siamo a caccia. Essa è cosparsa di piccole note che cambiano man mano con il passare dei giorni. Le note possono essere sia semplici suggerimenti che veri e propri racconti intrisi di black humor e filosofia. Eviterò di spoilerare tutti i dettagli su Squirrel Stapler. Il gioco è uno stupendo e angosciante minestrone horror che con il suo umorismo macabro e la sua atmosfera esasperante terrà il giocatore incollato allo schermo fino alla fine. Vi basterà sapere che, scaduti 5 giorni, Dio verrà a farci visita. E noi, dovremmo accoglierlo. Sì. Dopo l'uscita di Squirrel Stapler, David si mise subito al lavoro su altri progetti. Pur non partecipando alla raccolta, David fu il coproduttore del terzo capitolo della Dread X Collection, intitolato Dread X Collection The Hunt, una raccolta di videogiochi horror incentrata questa volta sugli sparatutto in prima persona. Un altro simpatico gioco degno di nota è Dusk 82.
un carinissimo remake di Dusk, sempre pubblicato da New Blood Interactive, che trasforma lo sparatutto ormai divenuto cult di David in un action puzzle ispirato da classici come Chip Challenge e Sokoban. Dopo l'uscita di questi due titoli, David Zimasky, sotto la New Blood Interactive, collaborò con lo sviluppatore Dean Rogers per la creazione di un titolo ispirato a Thief. Rogers aveva una visione alquanto singolare come sviluppatore indie: unire il gameplay e il carisma di Thief con un'ambientazione oscura e di stampo gotico. Oramai la New Blood Interactive stava cavalcando l'onda del revival dei boomer shooters, e quale migliore occasione per creare un titolo che strizzasse l'occhio al capolavoro di Eidos Interactive? Dopo aver utilizzato per un po' di anni il Twitter di Dylan Rogers come devlog, i due sviluppatori ultimarono e rilasciarono in accesso anticipato il 6 settembre del 2022 Gloomwood. Gloomwood è una piccola gemma ancora work in progress. Sviluppato da David e Dillon con aiuto aggiuntivo da parte dei produttori di Ultrakill, Amityville e Fate, Gloomwood è un tributo incredibile a Thief. Un bellissimo, atmosferico gioco stealth con un level design intricato, seppur incompleto. Il punto di forza di Gloomwood sta proprio nella sua immersività. Gloomwood è ambientato in una inquietante città posta in un setting vittoriano. In mezzo a questa decadente metropoli sta avvenendo qualcosa di orribile e misterioso. Qualcosa che noi dovremmo scoprire. Dovremmo uscire appunto di notte, avvolti dalle tenebre, e investigare sullo strano mistero che aleggia sulla città. Il gioco, come dicevo in precedenza, è ancora in accesso anticipato, ma sta piano piano venendo sviluppato con cura e dedizione sia da parte degli sviluppatori che da parte della stessa community. Vedremo in futuro quale sarà il risultato finale. Mentre lavorava a Gloomwood, David iniziò in parallelo un nuovo progetto, una nuova inquietante avventura horror, questa volta all'interno di un sottomarino disperso in mezzo a un oceano di sangue. Non ha senso dilungarmi in presentazioni inutili, ragazzi. È Iron Lung. Iron Lung venne pubblicato da David il 10 marzo del 2022 su Steam. La trama è abbastanza strana. Decenni fa, per motivi a noi sconosciuti, ogni pianeta e ogni stella presente nell'universo sparì senza lasciare alcuna traccia, lasciando inermi solo i satelliti. I pochi umani rimasti, che al momento si trovavano all'interno di fatiscenti stazioni spaziali situate sopra questi satelliti, tentarono disperatamente, attraverso ricerche e spedizioni, di capire il perché di questo reset universale improvviso. L'unico strano fenomeno che potrebbe dar loro una spiegazione è l'oceano di sangue. Un'enorme distesa di sangue che riempie uno dei satelliti ancora inesplorati. Attraverso delle scansioni effettuate tramite radar e sonar di dubbia qualità, i ricercatori scoprono che effettivamente qualcosa è presente all'interno dell'oceano di sangue. Qualcosa che potrebbe effettivamente dare una svolta alle ricerche. Noi saremo una povera vittima sacrificale che verrà gettata a forza all'interno di un sottomarino soprannominato Iron Lung dentro l'oceano di sangue. Il gameplay consiste nel muoverci completamente alla cieca tramite l'Iron Lung e scansionare l'oceano di sangue, nella speranza di trovare un indizio, qualsiasi cosa che ci permette di dare una spiegazione alla strana vicenda accaduta nel mondo di gioco. Non avremo alcun modo di vedere ciò che è presente all'esterno del sottomarino. Potremmo solo utilizzare un rudimentale sonar che ci servirà per marcare delle location e una macchina fotografica per scattare delle foto in bassa qualità dell'esterno del sottomarino. Attraverso un magistrale uso di effetti sonori, Iron Lung ci trasporta in un'esperienza da incubo all'interno di un oceano freddo e inospitale. Il senso di angoscia, la pressione che si fa sempre più elevata, il sottomarino che sembra voglia cadere a pezzi da un momento all'altro, i suoni terrificanti che risuonano dalle profondità dell'oceano di sangue. Tutti questi elementi ci danno un biglietto di sola andata per l'inferno. E se pensate che tutto quello che vi abbia detto fino ad ora sia terrificante, non avete idea di quello che vi aspetterà all'interno delle profondità marine. Dopotutto, io non ho mai detto che l'oceano di sangue sia vuoto. Oh shit! Inutile dire che dopo la sua uscita, Iron Lung divenne famosissimo. Per settimane fu uno dei titoli horror più streamati su Twitch. L'opera di Zimasky attirò perfino l'attenzione di Markiplier, famosissimo youtuber che, ammaliato dal mondo angosciante di Iron Lung,
decise di iniziare a creare un adattamento cinematografico dedicato al videogioco, attualmente in produzione. Il film, a detta dello stesso youtuber, sarà quello con più sangue finto mai utilizzato per un'opera cinematografica. Addirittura superiore ai 190.000 litri utilizzati per il film Evil Dead del 2013, diretto da Fede Alvarez. Iron Lung ottenne ancora più successo a causa della vera, tragica vicenda del sommergibile Titan, imploso il 18 giugno del 2023 con al suo interno 5 passeggeri a causa della pressione dell'acqua. Ovunque la mettiamo, Iron Lung fu un enorme successo, forse anche più di Dusk, che conferma per l'ennesima volta la visione horror straordinaria di David Zimansky. Oltre a Iron Lung, David, nel suo tempo libero, iniziò a lavorare a un nuovo gioco, un altro sparatutto, sempre su Unity, ma non horror. Il suo nuovo piccolo titolo è qualcosa di molto particolare. Un titolo demenziale e divertente, una piccola parodia degli sparatutto e dei B-movie, Chop Goblins. Chop Goblins venne rilasciato il 12 dicembre del 2022 su Steam. È un titolo stupido, ignorante, senza senso. No, davvero ragazzi, non ha senso di esistere, no, davvero non... È un gioco stupendo. No, davvero, seguitemi un attimo. Essendo una parodia dei B-movie anni 80 e una palesissima citazione a Gremlins, Chop Goblins è un titolo che non si prende sul serio nemmeno per un istante. Il gioco inizia all'interno di un museo. Il protagonista, un pinco pallino qualunque, trova nel seminterrato del museo un vecchissimo baule con uno strano sigillo. Ovviamente cosa fa il nostro caro protagonista? Lo apre. Una volta aperto, migliaia di goblin brutti, stupidi e arrabbiatissimi iniziano a fuoriuscire da esso e gettare il caos ovunque. Essi si chiamano Chop Goblins. In brevissimo tempo, questi bizzarri esserini riescono a conquistare con il loro potere magico il presente, il passato e anche il futuro. Fortunatamente non tutto il male viene per nuocere. In fondo al baule troveremo un pugnale in grado sia di uccidere i Chop Goblins che di farci viaggiare nel tempo. Sarà quindi nostro arduo compito quello di viaggiare attraverso il passato e il futuro per sconfiggere i Chop Goblins a suon di buona, sana violenza. Il titolo viene definito da David come un micro shooter, completabile in appena mezz'oretta. Ragazzi, esco un pochettino dal mio solito e noioso tono impostato per dirvi quanto questo gioco sia divertente. I nemici sono completamente fuori di testa. Per farvi capire, abbiamo delle nonnine goblin che ci fanno del danno rimproverandoci. Le armi sono stupidissime e soddisfacenti da utilizzare. I livelli sono veramente ben strutturati, pieni di segreti e costruiti con un amore e una cura che fa invidia perfino a certi studi AAA. Con pochissimi elementi, lo sviluppatore ci regala paesaggi cacciaroni, inquietanti, mozzafiato e stupidissimi. La colonna sonora di questo gioco poi, composta interamente da David, con i suoi synth ignorantissimi stile anni 80 e un tono allegro e spensierato, farà breccia nel nostro cuore. Cos'altro devo dire? Ah sì, mi prendo la libertà di farvi un piccolo spoiler su Chop Goblins. Uno dei boss del gioco è letteralmente il conte Dracula con la voce di David Zimansky che canta in baritono e ci sputa dei pipistrelli di sangue addosso. Questo è Chop Goblins, ragazzi. Una piccola gemmina fatta con amore in grado di regalarci una serata di puro divertimento e risate. Giocatelo, non ve ne pentirete. E qui, per il momento, finisce il nostro tour dei videogiochi di David Zimansky. Nonostante lo seguissi da anni, principalmente per Dusk, David Zimansky mi ha colpito. Mi ha colpito non solo per il suo incredibile talento nel plasmare esperienze horror, spaventose e originali, ma anche per il carisma e l'impatto dei suoi titoli, sia emotivo che visivo.
Le sue piccole avventure horror fatte in Unity sono tutti titoli che, nonostante alcuni angolini grezzi qui e là, sono pieni di amore e personalità. Tra alti e bassi, David Zimasky è uno sviluppatore incredibile, un artista sensibile e poliedrico che è stato in grado di plasmare dei veri e propri mondi da incubo che, a differenza di molti altri titoli che cadono banalmente sotto l'etichetta horror, sono in grado di angosciare, terrorizzare e far riflettere. Proprio grazie alla sensibilità e all'amore messo all'interno di essi. A mio parere è proprio questo ciò che si deve fare con le proprie creazioni. Metterci l'anima. Mettere ogni nostra emozione e ogni nostro pensiero all'interno di quel calderone e mescolare, migliorare e ultimare il tutto, in modo da far uscire fuori qualcosa di unico e ripetibile. Che sia un videogioco, un libro, un film, un'opera teatrale, un disegno, qualsiasi cosa, bisogna metterci l'anima. Solo così potremo scoprire noi stessi. Adesso, oltre a lavorare insieme a Markiplier al film di Iron Lang e insieme a Dylan Rogers per Gloomwood, David sta lavorando a un nuovo gioco. Sempre Unity, sempre un horror. Il suo nuovo titolo si chiamerà Butcher's Creek. Qualunque cosa questo sviluppatore caccerà fuori dal suo cilindro, non ci farà dormire la notte. Vai Zimasky, facci morire di paura, come sempre.